Oggi parliamo di un prodotto della Lion Steel. Lion Steel, ditta italiana di Maniago, che nel 2017 proprio con questo prodotto ha vinto il più grande premio di riconoscimento a livello internazionale e l'ha vinto proprio durante la mostra negli Stati Uniti d'America. Si chiama Lion Steel SR11. La manicatura è in alluminio aeronautico e la lama è in acciaio Sleipner, che possiamo definire un acciaio D2 migliorato, quindi leggermente più resistente alla corrosione, si ossida meno, però il cromo contenuto non è sufficiente per renderlo completamente inox e quindi ha bisogno di essere asciugato dopo l'utilizzo. Non ossida facilmente ovviamente come i bassolegati carboniosi ed è soprattutto un acciaio che mantiene moltissimo il filo. Diciamo che tagliare un cordino da 2 cm di diametro arriviamo a fare circa 300 tagli, quando un inox, un 440C, arriva ai 30 tagli. Allora, è un coltello flip. Questa è la lama, che è una sabre, vediamo, la filatura è convessa, da parte di qua abbiamo la scritta molletta, che come ben conosciamo è uno dei più noti designer, anzi direi forse il più noto a livello italiano, assieme ad Alfredo Doricchi. E qua vediamo il marchio Lion Steel Maniago e c'è il tipo di acciaio Sleipner. La lama ruota su 2 cuscinetti a sfera che sono qua all'interno. Abbiamo un fermo e abbiamo il liner lock, vedete che blocca la lama col famoso roto block, perché girando in questa situazione blocca fortemente il nostro liner lock, che non può tornare in sede e quindi la lama resta bloccata in posizione. La Lion Steel è riuscita a creare un'ottima lama, sia per il tipo di acciaio utilizzato, lo Sleipner, sia per la conformazione della lama stessa. Vediamo che aggredisce un legno molto duro con facilità. Da questa angolazione vediamo meglio il rotoblock. Qua abbiamo un frangivetro, può essere svitato e quindi posizionare la clip dal lato opposto. Non può però la clip essere posizionata come in altri modelli, diciamo così, dalla fine del codolo invece all'inizio del manico, della manicatura. È un flip, vediamo che abbiamo il flip, gira la lama, si apre facilmente, l'impugnatura è buona anche nella maniera reverse. Ci sono da fare alcune considerazioni. Il coltello esteticamente è molto bello.
La manicatura in alluminio, c'è anche la versione in titanio, però ha un costo a mio parere esorbitante. La manicatura in alluminio, costruita scavando un singolo pezzo, rende il tutto molto leggero. Confronto a una concorrenza, sicuramente hanno ottenuto un coltello favoloso da tenere in tasca. Il problema è la resistenza di questo alluminio, perché ovviamente, come potete notare, non ci sono guancette all'interno metalliche, cioè, scusatemi, non ci sono cartelle metalliche all'interno su cui ci sono delle guancette in alluminio, è interamente un pezzo di alluminio scavato. Questo comporta che quando la lama andrà a forzare, lavorerà sull'alluminio. Potete trovare online alcune situazioni in cui questo alluminio si deforma. Tengo a precisare però che l'alluminio aeronautico, chiamato anche ergal, ha una forte resistenza. In alcune situazioni può essere resistente tanto quanto il titanio. Sinceramente, quando si tiene in mano questo coltello, se ne apprezza molto la forma e l'estetica, però la manicatura dà una sensazione di essere delicata. Io l'ho provato, l'ho forzato in alcune situazioni, ha retto egregiamente bene. Non ne conosco però i limiti estremi. Un'altra critica, se c'è da fare a questo coltello, è appunto il frangivetro. Il frangivetro è posizionato in maniera tale che quando noi lo abbiamo in tasca, quando noi andiamo a prenderlo, vediamo se riesco a farvelo vedere, vedete il frangivetro è lì, il frangivetro ci si conficca nel palmo della mano, vedete? Tac. E quindi quando lo estraiamo il frangivetro ci preme proprio sul palmo della mano e non è una cosa molto pratica a mio avviso. Abbiamo poi il foro per il cordino e sicuramente possiamo vedere che il coltello è molto molto bello. La costruzione di queste geometrie della lama permette una facile penetrazione nei materiali e anche un ottimo taglio. Il fatto che poi il filo sia convesso permette una tenuta del filo ulteriormente più prolungata. La filatura non è difficile, non è neanche, diciamo così, non richiede neanche molto tempo, ecco, per cui da questo punto di vista direi che il prodotto è ottimo. Le perplessità sono sul fatto che il liner lock, come potete vedere, va a ingaggiare solo una piccola parte del tallone. Mi è stato detto, interpellata la Lion Steel, che col tempo, usurandosi un pochino, ovviamente ingaggerà più parte del tallone. Questo ovviamente comporta uno sgancio più veloce, uno sgancio migliore, però se sottoposto a flessioni o a trazioni potrebbe comportare uno sgancio della lama, con le ovvie conseguenze. È vero che hanno messo che il flip fa da guardia e quindi in caso sganciasse prima il flip si blocca sulle dita impedendo che la lama si rigiri e quindi mi tagli le dita. Però avrei preferito, come in altri prodotti sempre costruiti dalla Lion Steel per ditte terze, dove si vede che il liner lock o rotoblock ingaggia una maggior porzione di tallone della lama. L'altra criticità che vi ho detto è appunto il frangivetro che si conficca nel palmo nella mano e in caso di utilizzo reverse ovviamente ci si conficca nel pollice. Si poteva fare una strutturina che poteva girare, però vabbè, sono scelte ovviamente, così è più pronto per l'utilizzo. Quindi questo è tutto, ovviamente ricordatevi che il video
è parte complementare dell'articolo dove ci sono più dettagli, più particolari che leggete sul blog, e troverete sicuramente nelle spiegazioni del video il link. È tutto da Ermanno, alla prossima, ciao!